Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Novità delle novità e Burda Kids Collection. Iniziamo a sfogliare insieme Burda Kids, Burda Bambini. Sono super felice di iniziare questa nuova collaborazione sempre con Burda, dove vi faccio vedere i Burda per i cartamodelli per bambini. Vi ho fatto una richiesta e l'avete voluto, quindi vi faceva piacere sfogliarlo insieme a me. Andiamo subito a sfogliarlo insieme. Qua abbiamo Burda Easy, ti ho fatto la recensione anche di questo, quindi vado a vedere. Questi sono tutti i modelli che troviamo all'interno e andiamo subito a vedere i primi modelli. Abbiamo questo che è la 1A, taglia dalla 104 alla 196 ed è un pallino su 4 di difficoltà ed è un modello infatti molto facile da realizzare e questo mi piacerebbe realizzarlo insieme a te perché comunque ha un corpino, è tagliato qua in vita, bello voluminoso nella gonna, è facile anche da indossare tra l'altro come abito. Il corpino rimane, come puoi vedere, dritto e la scollatura rimane tonda con un'apertura centrale così che non servono né zip né altro. Quindi la cucitura è nella parte centrale davanti. Volendo, se sei brava a fare le modifiche dei cartamodelli, questa cucitura nel davanti la puoi fare nella parte del dietro, ok? Quindi realizzare questa cucitura e con la chiusura, diciamo, che impedisce di utilizzare, saper mettere, per chi non sa mettere le cerniere, questo è l'abito ideale. Mentre l'abito che troviamo a copertina, veramente delizioso. Anche questo è un pallino su 4, quindi sono tutti abiti molto facili da indossare e che a me sarebbero piaciuti tantissimo da piccolina. Questo è caratterizzato dalle maniche a sbuffo e prima di tutto è il numero 1B e va dalla 104 alla 146 e ha il colletto Peter Pan, come possiamo vedere le maniche a sbuffo, è tagliato in vito e ha queste balze che la rendono veramente molto carino, proprio da bambolina, vestita da bambolina. Tra l'altro nel canale di Burda c'è il tutorial proprio di questo abito, quindi se vai su Burda YouTube puoi trovare la spiegazione. Qua in questa pagina abbiamo maschietto e femminuccia. Allora, il maschietto sono i pantaloni che sono il numero 2A, dalla 86 alla 122 è un pallino su 4, quindi anche questi sono facilissimi da realizzare, proprio se stai iniziando a cucire. Questo è il modello che possiamo vedere qua, stanno bene con le felpe, con le t-shirt, ma anche diciamo con magliette, quindi magliettine, con canottiere, è veramente facilissimi da realizzare, hanno anche la taschina nella parte del dietro e sono stati realizzati in cotone. Mentre qui abbiamo i pantaloni 2B, che sono questi, che sono indossati dalla bambina, vanno dalla taglia 86 alla 122 e sono un pallino su 4 di difficoltà. I pantaloni sono arricciati da graziose ruche nella parte dell'orlo. Eccole qui le ruche dalla parte dell'orlo. Infilano direttamente perché hanno l'elastico in vita, quindi sono veramente facilissimi. Se nel caso non ti dovesse piacere questo elastico nella caviglia, puoi semplicemente non farlo, quindi fare dei pantaloni che vanno dritti. Delizioso, i Bermuda numero 2C vanno dall'86 alla 122 a un pallino su 4 di difficoltà, freschi e comodi nella variante Bermuda. I pantaloni sono adatti alla bella stagione ma anche a scuola, come in vacanza anche. Sono caratterizzati da una sottile passamaneria di pizzo che è applicato nell'orlo. Anche questi hanno
una, diciamo, in vita hanno l'elastico, quindi super facili, anche questi da realizzare e anche facili da indossare, anche molto comodi. In questa pagina abbiamo i Bermuda numero 5A, che sono, come possiamo vedere, dei Bermuda che io ho visto spesso anche su internet, Bermuda facilissimi da realizzare perché sono tutti uniti, cioè non c'è il problema diciamo, del cavallo. Hanno le tasche, sono sempre a un pallino però di difficoltà, l'elastico sempre in vita e hanno le taschine anche nella parte del dietro e sono stati realizzati in jersey. Pantaloni 5B, taglie dalla 104 alla 146, è un pallino su 4 di difficoltà. Pantaloni in questo caso perché hanno delle toppe applicate al ginocchio. Sono stati realizzati in jersey leggero per essere usati anche come pigiama. Sicuramente tutti questi possono essere utilizzati anche come pigiama, ovviamente. Poi in questa pagina abbiamo la gonna 3A che va dalla taglia 104 alla 146 ed è una gonna anche questa molto facile, infatti è un pallino su 4. Perché? Perché rimane dritta e ha l'elastico in vita, quindi è sportiva, quindi può anche avere diciamo comodità di movimento la bambina e questa gonna è stata realizzata in jersey e con un cordoncino, comunque la coulisse, un cordoncino da annodare e le cuciture laterali si nascondono da due pratiche tasche, quindi hanno le tasche, ovviamente le possiamo mettere o non mettere a seconda dei nostri gusti. Altra gonnellina veramente stupenda è la gonna numero 3B, taglia da 104 a 146 a un pallino su 4 e questa è sempre stata realizzata in jersey e la caratteristica sono i volant, cioè nella parte dell'orlo sono applicati dei volant che la rendono più graziosa e più da bambolina, diciamo così, mi viene in mente da bambolina, che aggiungono appunto un tocco femminile, come c'è scritto qua, a me viene da bambolina, al modello sportivo, quindi possiamo farlo o con questo modello che rimane più sportivo, oppure se la vogliamo rendere più elegante, la possiamo realizzare in questo modo. E comunque possiamo utilizzare anche un altro tipo di tessuto, questo vabbè è un tessuto molto molto carino con i pesciolini, ma utilizzando un tessuto diverso possiamo renderla anche una gonna per andare a una festicciola, per un'occasione più formale. Altri super abiti, l'abito questo è leggermente più difficile perché ha 2 pallini su 4 di difficoltà, è l'abito 7B, taglia dalla 104 alla 146 a 2 pallini su 4 e questo è uno scamiciato, ha tutti i bottoni sul davanti, e quindi è tagliato sul davanti con asole e bottoni, è tagliato in vita, ha una taschina nella parte del davanti ed è tipo camicia nella parte superiore ed è stato realizzato in viscosa, rimane lungo e molto adatto questo quando si ritorna per esempio a scuola, quindi adatto più che altro quando farà meno caldo ed è veramente carino perché ha anche un nastro che si può annodare in vita, che possiamo fare dello stesso colore come in questo caso, come è stato realizzato, oppure di un colore contrastante. L'abito numero 7A va dalla 104 alla 146 a 2 pallini su 4. È è la versione corta, diciamo, dell'abito, quindi abito è uguale, però è leggermente più corta. Il modello è praticamente identico, è stato realizzato in Popelin, adatto anche ai momenti di gioco e le maniche sono lunghe chiuse nei polsini con bottone. La là, che bellezza! Tutto il set da realizzare per la scuola. E qui mi vorrei sbizzarrire. Allora, voglio chiedere a te, ti farebbe piacere se realizzassi, oltre che vestiti per bambini, anche questi, diciamo, l'occorrente per la scuola? Qua abbiamo l'astuccio, che è il numero 13A, lo vediamo nel dettaglio, con elastici in tinta cuciti all'interno ed è così, chiuso, rimane così, quindi possiamo anche fare delle decorazioni, renderlo proprio personalizzato anche con il nome e via dicendo. Poi abbiamo il cono con elastico, è il numero 13C,
questo può essere utilizzato anche da noi, sinceramente, anche da noi adulte, per fare dei regalini, un portaregalini, piccoli doni, per esempio, da scrivere, qualche dolcetto e regalarlo, per esempio, ai bambini oppure alle maestre, eventualmente, per fare il regalo, insomma, i regali che si fanno alle maestre, questo è un bellissimo, diciamo, una bellissima idea. E poi abbiamo la sacchetta, la vediamo qua, la sacchetta è la numero 13B e può servire per tanti motivi. Può servire per i libri, per qualche quaderno, per la merenda, ma anche per esempio le scarpe da ginnastica, anche per andare a fare, diciamo, ginnastica, quindi robusta ma anche leggera, soprattutto è bella perché la personalizziamo come vogliamo, quindi utilizzando i colori che piacciono più alle nostre figlie e poi possiamo personalizzarla in varie modi ed è facile da realizzare. E a proposito di nomi, qua ci insegna una tecnica, questa è Gabriella Loprete, la trovate come Gabri Creation, e lei diciamo che ci insegna in questo piccolo tutorial come realizzare la scritta con il nome, diciamo con i colori, che la rende super personalizzata. Altra moda la troviamo qui, abbiamo la camicia 4A, va dalla taglia 104 alla 146, un palino su 4, è stato realizzato in mussola, colletto alla coreana ed è sportiva, vabbè, è tagliata sul davanti con asole e bottoni, ha le maniche lunghe, ovviamente noi possiamo farle anche più corte volendo, ed è facile da realizzare. E anche queste qui è una camicia numero 4B, le taglie vanno dalla 104 alla 146 ed è a un palino su 4 di difficoltà ed è una versione che rimane più classica. Questa è una, diciamo, una camicetta estiva classica con le maniche corte, il colletto tradizionale, il taschino applicato. Si può fare così come in questo caso realizzato con un cotone fantasia, ma si può realizzare anche con un cotone in tinta unita. Altra moda, chiedetelo alle bimbe e vi risponderanno sicuramente tutte quante che piaceranno tantissimo questi abiti. Abbiamo la t-shirt